Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo fiocco di neve. È molto semplice e molto veloce. Sul mio canale ne ho fatti altri e ne pubblicherò ancora altri. Potete cercarli, potete chiedermeli, altrimenti troverete la playlist di Natale con dentro tutti i lavori. Ci tengo a precisare che la maggior parte degli schemi sono realizzati da me, altri invece sono trovati su internet e a volte anche modificati, perché praticamente quando si procede con la realizzazione il risultato non è proprio quello che ti prospettano in foto. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 1,5 mm. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora, nel primo giro, inizio facendo 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo in cerchio con una maglia bassissima entrando nella prima catenella lavorata. Ed ecco, questo è il mio anello magico. Ora da qui inizio il giro che segue con 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Adesso all'interno dell'anello magico vado a fare una maglia altissima, quindi getto 2 volte, 1, 2, entro qui al centro, quindi qui nel mio anello magico, prendo il filo e ora vado a chiudere a 2, quindi 1, 2, 3. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e vado a fare 2 maglie altissime sempre nell'anello magico, quindi getto 2 volte, 1, 2, entro, faccio la prima, getto di nuovo 2 volte, 1, 2, entro di nuovo all'interno dell'anello magico e faccio la seconda. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, getto 2 volte e faccio 2 maglie altissime all'interno dell'anello magico. 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 maglie altissime. Uno e 2. Andiamo a contare insieme quante maglie doppie ho fatto, quindi ne ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concludo anche questo giro con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia bassissima nella quarta catenella iniziale. 1, 2, 3, 4, entro e faccio una maglia bassissima. Ora, scusate, devo andare a sistemare praticamente le maglie altissime, devono risultare tutte coppie.
Nel giro che segue inizio facendo una maglia bassissima qui dove trovo la seconda maglia alta e una maglia bassissima qui nell'archetto, così mi ritrovo a lavorare qui nell'archetto. Ora inizio facendo 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. All'interno dello stesso archetto vado a fare 5 maglie alte, quindi getto, entro e conto 1, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2 e siamo a 2, 3, 4, 5. Ora faccio una catenella e vado a saltare nell'archetto che segue e faccio 6 maglie alte all'interno di questo archetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella e vado nell'archetto che segue e faccio 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro, una catenella e 6 maglie alte nell'archetto. Vado a terminare anche questo giro con una catenella e una maglia bassissima qui sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Da qui riprendo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado praticamente a saltare questa maglia alta, entro nella terza, quindi è come se andassi a saltare 2 maglie alte e faccio una maglia bassissima. Ora faccio 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a entrare nella maglia alta successiva, scusate, cerco di farvela vedere, vedete sono 1, 2, 3, entro qui nella quarta e faccio una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado a entrare qui dove ho la catenella e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado a saltare 2 maglie alte, 1, 2, entro nella terza e faccio una maglia bassissima. 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a entrare nella maglia alta successiva, qui, e faccio una maglia bassissima. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5.
vado a entrare qui dove ho fatto la catenella divisoria, quindi qui nell'archetto, e faccio una maglia bassissima. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado a saltare le prime due maglie alte, 1, 2, entro nella terza e faccio una maglia bassissima. 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entro qui nell'archetto e faccio una maglia bassissima. Il risultato è questo. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Vado a terminare anche questo giro con 2 catenelle, 1, 2 e una maglia alta qui, ricollegandomi insomma all'inizio del primo archetto. Chiudo 2 e chiudo 2, così facendo vedete sto partendo al centro dell'archetto. Andiamo a fare l'ultimo giro. Inizio facendo 2 catenelle, 1, 2, più aggiungo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a saltare queste 6 catenelle, entro qui e faccio una maglia bassissima. Da qui proseguo con 2 catenelle, 1, 2 e vado a entrare qui nell'archetto e faccio una maglia bassissima. Vado a proseguire con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado a entrare qui alla base tra i due archetti e faccio una maglia bassissima. Proseguo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ora all'interno dell'archetto vado a fare 3 maglie alte, quindi di questo archetto più grande. Getto, entro, 1, nello stesso archetto 2 e 3. Ora vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a entrare qui alla base passando sotto a questi due fili e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 3 maglie alte all'interno di questo archetto grande. 1, 2, 3. Ora da qui vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e mi vado a collegare qui tra i due archetti. Entro qui e faccio una maglia bassissima. E così ho fatto la prima punta. Proseguo con 5 catenelle, 1,
2, 3, 4, 5, entro qui nel secondo archetto e faccio una maglia bassissima. Ora vado a fare questa parte qui, quindi faccio 2 catenelle, 1, 2, ci aggiungo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a saltare le prime 6 catenelle e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2, vado qui al centro dell'archetto e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, qui alla base tra i due archetti faccio una maglia bassissima. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ora qui all'interno dell'archetto grande vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro qui passando sotto a questi due fili e faccio una maglia bassissima e di nuovo 3 maglie alte all'interno dell'archetto grande. 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, qui tra i due archetti vado a fare una maglia bassissima, non so se riesco a farvelo vedere, qui tra i due archetti, vedete c'è un archetto, c'è l'altro archetto, io entro qui e faccio una maglia bassissima. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entro qui all'interno dell'archetto, faccio una maglia bassissima. Ora faccio 2 catenelle, 1, 2, vado ad aggiungere 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a saltare le 6 catenelle e faccio una maglia bassissima. Ora faccio 2 catenelle, 1, 2, entro qui nell'archetto e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, qui tra i due archetti faccio una maglia bassissima. E poi vado a riprendere con l'archetto più alto con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a passare sotto a questi due fili e faccio una maglia bassissima. 3 maglie alte nell'archetto, 1,
2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e mi vado a ricollegare qui tra i due archetti e faccio una maglia bassissima. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Vado a terminare il giro con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia bassissima qui. Entro e faccio la maglia bassissima, una catenella di sicurezza e taglio. Vi faccio vedere, io ne ho già fatto uno, spero si riesca a vedere bene, e l'ho già inamidato. Ora vi faccio vedere come dobbiamo fare per far sì che il fiocco di neve risulti così, rigido e bello. Semplicemente vado a prendere delle spille e vado a stendere il fiocco e a fissarci queste spille. Ora con una soluzione di circa metà acqua e metà Vinavil, poi decidete voi se mettere un pochino più Vinavil, io non faccio proprio metà e metà, metto leggermente più Vinavil, vado a bagnare tutto il fiocco di neve, lo lascio asciugare e poi vado a fare la parte opposta e questo è il risultato. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!